Cari amici di The International Yachting Media, buongiorno e benvenuti al Palma International Boat Show. Ed oggi siamo qui a bordo dello scanner Envy 950, l'imbarcazione di questo cantiere che segna l'ingresso di un armatore nel mondo magico dei maxi rib. Eppure, pur essendo una barca di soli 10 metri, come potete vedere, è letteralmente sconfinata. E la nostra visita non può che cominciare da questa magnifica plancia di poppa, un accorgimento reso possibile dalla presenza di motori entro fuoribordo, che ovviamente lasciano la poppa pulita e le regalano un'estetica davvero raffinata. Ma questa plancia è anche molto utile quando entriamo e usciamo dall'acqua o anche più semplicemente per prendere il sole. Risalendo questo comodo gradino arriviamo in questo prendisole che, come da caratteristica di tutti gli scanner, è molto largo. Qui possono prendere il sole 3 persone senza davvero nessun tipo di problema. Notiamo che, di nuovo, un segno distintivo di tutte le imbarcazioni di scanner, che la carenatura di vetroresina avvolge i tubolari da poppa fino a prua. Questo rende queste imbarcazioni un po' come l'anello di congiunzione fra un gommone tradizionale e un'imbarcazione. La dinette di scanner Envy 950 è di nuovo davvero grande. Qui possono trovare posto a sedere 6-8 persone. Al centro del pozzetto di scanner Envy 950 troviamo questo tanto utile quanto grazioso mobile bar. Qui sotto infatti c'è una piastra a induzione ed un lavandino, e ancora più sotto, con accesso da prua via, troviamo un grande, anzi grandissimo frigo che può contenere davvero tante bottiglie, tante bibite, tutto quello che ci serve per le nostre giornate in mare. Postazione di comando che, come scanner vuole, si contraddistingue per la completezza delle dotazioni di bordo. Qui ci sono anche le strumentazioni analogiche che a me personalmente piacciono moltissimo, ma di nuovo tutto quello che serve è perfettamente a portata di mano. Sotto coperta troviamo un locale spogliatoio che in realtà contiene un letto da 2 persone, quindi ci consente, volendo, anche di passare dei weekend in mare, anche perché è completo di lavandino e di servizi igienici. Spostandoci verso prua troviamo un secondo grande prendisole che non solo consente a 2 persone di accomodarsi, ma grazie a questo simpatico cuscino consente anche ad una persona di avere a disposizione una grande chaise longue con cui godersi le navigazioni fronte marcia. Non a caso sto parlando di navigazioni, perché ci vediamo fra poco, perché noi domani abbiamo la fortuna di poter provare questo magnifico maxi rib. A fra poco! Ed eccoci finalmente arrivati a bordo del nostro scanner Envy 950. Come potete osservare, la giornata non è delle migliori, ha piovuto per tutta la notte con molti temporali. Questa mattina c'erano oltre 30 nodi di vento e infatti oggi abbiamo un'onda residua davvero importante. Direi che lo stato del mare possiamo valutarlo fra mosso e molto mosso. E a spingerci oggi troviamo una coppia di Mercury V8 6002 da 350 cavalli l'uno. Sono motori a benzina, quindi molto più leggeri degli entrobordo diesel. Direi una configurazione ideale per questo tipo di imbarcazione. Ma non perdiamo altro tempo e vediamo come entra in planata il nostro Envy 950. Quindi giù le manette, la spinta è poderosa e come potete osservare siamo già in planata. Questa barca stacca la scia già a partire dai 10 nodi, peraltro senza cambiare il suo assetto. È probabilmente l'ennesima carena che Scanner riesce a produrre davvero marina.
25 nodi, i motori girano davvero piano, 3000 giri, e il comfort, nonostante tutte queste grandi onde, è davvero molto buono. Ora provo a portare la prua in direzione perpendicolare a quella delle onde, vediamo cosa succede. Stiamo navigando contro questo mare, eppure questa imbarcazione fende le onde, le attraversa davvero senza nessun tipo di problema. 30 nodi, 3500 giri e di nuovo è un'andatura davvero molto confortevole. Mi è arrivato il momento di vedere come si comporta il nostro MV 950 in virata, quindi senza rallentare tiriamo dritta. E nonostante questo mare, come potete osservare, MV 950 disegna una traiettoria perfetta, segno incomputabile di una carena studiata davvero bene. Controviriamo a sinistra. Davvero non male. Merito probabilmente di questa V di prua così pronunciata e di un angolo di dead rise davvero corretto. Sembra di navigare su dei binari immaginari. Ma rimettiamoci sul dritto e proviamo a vedere come si comporta questo maxi rib a tutto gas. Giù tutto, 40 nodi, ...44... ...46... ...47... ...49.3 nodi è la velocità di punta di scanner MV 950 pur in queste condizioni di mare. Rallentiamo. E ora impegniamo il nostro maxi rib in un curvone largo e veloce. Le onde oggi sono davvero importanti. Devo dosare il gas per evitare di fare dei salti davvero lunghi. E come vedete stiamo virando con velocità prossime ai 35-36 nodi, eppure l'imbarcazione certo rimbalza su queste grandi onde, ma la traiettoria è davvero precisa e l'imbarcazione è sempre molto sicura sull'acqua, davvero non male. Ma è arrivato il momento di effettuare la nostra consueta prova di accelerazione. Per effettuarla in sicurezza ho messo la prua del nostro MV 950 in direzione parallela a quella del moto ondoso, quindi senza altri indugi. 3, 2, 1, giù tutto. 10 nodi, 20 nodi, 30 nodi, 35, 40 nodi in una manciata di secondi, davvero non male. E con il test di accelerazione si conclude la prova del nostro scanner MV 950. Un'imbarcazione che riesce contemporaneamente ad essere sportiva ed elegante, molto marina e dannatamente ben rifinita. E con questo è tutto da The International Yachting Media, ci vediamo alla prossima Boat Review.